Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete, o per i più esperti anche Luna e Venere in Ariete. Andiamo a vedere come sarà questo mese di agosto 2025. Lo vediamo attraverso una bella croce celtica iniziale dove vedremo tutto quello che accadrà, vedremo qual è la narrazione che la tua anima metterà in scena sulla vita vivendo, e poi andremo ad approfondire l'amore, e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita. Allora, vediamo Ariete. Allora, situazione attuale inizio agosto. L'ostacolo, la sfida, ciò che si oppone o ti stimola, ciò che è alla radice, le cause profonde, l'inconscio, il passato recente, cioè come ci si arriva a questo momento, poi il possibile, ciò che può accadere nella prima metà, poi il futuro immediato, la direzione che prende la prima parte del mese. Poi andiamo a vedere la seconda parte, come ti senti nella seconda metà di agosto, il tuo atteggiamento interiore, lo stato d'animo, l'ambiente attorno, le persone, le energie esterne nella seconda parte, le speranze e le paure, ciò che vibra nel cuore mentre il mese si chiude, e poi andiamo a vedere l'esito finale, fino a agosto, come si conclude agosto. Allora, mettiamoli così, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Prima parte del mese, il risveglio tuo qual è? Ok? Cioè dove metti l'attenzione? Vediamo un po'. Sul fuoco interiore, la papessa. Allora, qua il tuo fuoco impaziente dell'Ariete sei chiamata a rallentare. La papessa non è inattiva, però la papessa è la custode dei segreti, no? Scruta dentro, studia simboli, sogni, energie, quindi questo agosto inizia in silenzio, cioè la verità non è fuori ma è nel grembo. Questo è il momento di ascoltare la tua voce più antica, quella che sa tutto senza spiegare, va bene? Così inizia agosto. Ok, andiamo a vedere qual è l'ostacolo, la sfida. La regina di denari. Guarda, mi può parlare di stabilità, anche del corpo, il corpo, il denaro, la casa, le responsabilità. Cioè questa regina ti ricorda che il mondo materiale ti chiama, quindi l'ostacolo è rimanere ancorata, cioè trovare la bellezza nella stabilità, portare a terra le intuizioni della papessa. È un po' provocatoria questa regina di denari al blocco, perché può anche rappresentare una donna concreta che ti provoca. Perché? Perché ti provoca? Perché ti invita a incarnare, non solo a sentire. Può anche essere una madre, ok? Ok, vediamo un po' quali sono le radici della situazione. Il 7 di bastoni. Allora, qua mi dice che hai combattuto per arrivare dove sei. Questo mese non nasce nel vuoto, ma da una sorta di lunga difesa della tua posizione, dei tuoi confini e dei tuoi sogni. Quindi mi verrebbe da pensare con questa carta è il momento di domandarti chi o cosa stai respingendo in questo mese. Chi o cosa stai respingendo? Ok, lo vediamo nel corso della lettura comunque. Allora, vediamo il passato recente. Qua abbiamo un 4 di bastoni, qua mi dice che hai vissuto un momento di apertura, un successo condiviso, un varco, qua io vedo una celebrazione, un riconoscimento, può essere anche un amore, forse una casa nuova. Ora però non puoi più, come se non puoi più rimanere qui. Il portale si è chiuso e ti chiede: sei pronto ad attraversarne un altro portale? Mi spiego, è un momento di grande decisione profonda questo. Vediamo cosa
succede nel possibile in questa prima parte del mese? Ah sì, qua abbiamo il giudizio. Questa è la carta della rinascita assoluta. Il fuoco sacro dell'Ariete può liberarsi in questa prima parte del mese da vecchie identità, da vecchie ferite. C'è una chiamata spirituale, un'opportunità divina che non puoi ignorare, ti dice il giudizio. Per esempio, potresti ricevere un messaggio karmico, o una persona che torna, o un'intuizione rivelatrice, mi dice. Questo nella prima parte del mese. Vediamo cosa succede qua nel futuro immediato, sempre nella prima parte del mese. 9 di coppe. Questo è la pienezza emotiva, questo è il dono. Nella prima parte del mese, alla fine della prima parte del mese, qua si avvera un desiderio. Però non è per caso, perché hai scelto di ancorarti. Mi spiego? Hai risposto alla sfida della Regina dei Denari. Quindi un desiderio si avvera e mi dicono di goderti questo piccolo paradiso perché è la ricompensa per aver creduto nella tua verità anche quando era scomoda. Ok? Vediamo nella seconda parte del mese, no? Vediamo come ti senti tu, vediamo nella seconda parte del mese. Qua abbiamo la forza. La tua energia muta qui nella seconda parte del mese, non è più l'impulso del guerriero, ma la potenza di colei che sa addomesticare gli istinti inferiori. Cioè sei tu a tenere a bada gli istinti più bassi e lo fai con amore. Quindi qui nella seconda parte del mese prendi consapevolezza che non tutto si conquista con il fuoco, ma qualcosa si conquista con lo spirito. Ok, quindi ti vedo così. Vediamo l'ambiente esterno. Cosa abbiamo all'ambiente esterno? Abbiamo un cavaliere di denari. Intorno a te ci sono delle persone stabili, sai? Ci sono delle persone stabili, anche lente, metodiche. È come se mi dicesse che il mondo fuori non corre come te. Questa cosa potrebbe a volte frustrarti un po' oppure aiutarti, dipende da quanto sei pronta o pronto a ricevere la pazienza come medicina. La pazienza come medicina, mi spiego? Vediamo le speranze e le paure. Qua abbiamo la temperanza, il desiderio più profondo che hai è guarire e armonizzarti, però temi al tempo stesso che ci voglia troppo tempo. Cioè hai paura della stasi, della noia, dell'attesa, ma è proprio lì che si prepara il miracolo alchemico. Mi spiego? Sì, è un mese dove hai una conquista importante che dà una trasformazione. Vediamo un po' come si conclude il mese di agosto. Ok, poi facciamo un sunto. Qua abbiamo il 2 di spade. Fino agosto ti lascia un po' un bivio, però con gli occhi chiusi, cioè fino agosto ti dice non è il momento di decidere razionalmente, ma di sentire. Ci saranno due strade davanti a te, però solo il cuore sa dove portano. Quindi a fine mese ti dicono non decidere adesso, sii fedele alla tua voce interiore della papessa e la via si mostrerà da sé. Quindi è come se questa stesa mi stesse dicendo nel silenzio nasce il mio fuoco più sacro. Scelgo la forza gentile, l'attesa sacra, la rinascita inevitabile, affinché la verità mi trovi e mi apra la via. Questo mi stanno dicendo, sì. Vediamo un po' di metterci le specifiche. Andiamo a vedere su questa sfida della Regina di Denari. Il paggio di denari, guarda, qua mi stanno parlando di concretezza, di cose che riportano la tua visione in concretezza, no? I denari cosa sono? I denari sono anche la pazienza di costruire delle radici solide. Quindi il senso pratico cos'è? Il richiamo alla terra, soldi, casa, lavoro. E quindi può essere che ci sia una persona esterna, una donna stabile, pragmatica, oppure sei tu che aspetti. Cioè ci sono aspetti tuoi della quotidianità, non che tu aspetti, ci sono aspetti tuoi della quotidianità che richiedono della cura. Mi spiego? Sì, questa è la sfida. Ti sfida questa cosa. Però qua si compie qualcosa con il 9 di coppe.
molto interessante, vediamo. Scusate un attimo. Allora, vediamo un po' su quel 7 di bastoni, che è il guerriero, no? Che protegge i propri confini. Contro cosa ti stai difendendo ancora, no? Che hai già lottato, ti chiede il 7 di bastoni. Vediamo un po'. 10 di spade, con un vecchio dolore, non vuoi ripetere più un dolore molto forte. Si è concluso un ciclo, non vuoi ripetere più un dolore molto forte. Stai proteggendo te stesso, proteggendo te stesso, ma l'hai già fatto. Vediamo sul giudizio che una chiamata spirituale può essere un ritorno di una persona del passato. Vediamo sul giudizio. Guarda, qua c'è il sole, io vedo, può essere una chiamata di una persona che conosci bene, che è una tua cara amica, un tuo caro amico. Però io vedo molta felicità qua nella prima parte del mese, non a caso c'è il 9 di coppe, no? Vediamo un po' questa goduria, questo, che è il frutto di ciò che hai seminato. 9 di coppe, 9 di bastoni, ti godrai qualcosa in modo autonomo, c'è qualcosa per cui hai lottato, non so cos'è. E l'esterno a te è un esterno cauto, disciplinato, anche metodico. Le cose che ti arrivano dall'esterno ti parlano di stabilità, qualcosa che magari hai necessità di radicare, capito? Il cavaliere di denari, vediamo. 7 di coppe, ci sono più cose su cui vuoi radicarti. Un po' di pazienza ti serve, non devi decidere tutto adesso. Già a metà del mese c'hai una grande soddisfazione, ok? So che l'Ariete non vuole realizzare, però ti chiedono un po' di pazienza perché avrai già delle cose importanti, belle, gioiose da gioire, però un po' di pazienza su altre cose, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi. Vediamo un po' su questa prima stesa che cosa ci dicono i tarocchi, questi, e scusami, gli oracoli. Lealtà, ci sono persone molto leali nella prima parte del mese vicino a te. Qua dice nemici nascosti e traditori, chiedi protezione al tuo angelo, la tua anima si predispone alla crescita spirituale e prestigio sociale. Avrai una rivalsa sulla società o su qualcuno. E ci sono delle persone molto leali vicino a te. Molto leali. Vediamo cosa ti dice l'oracolo questo. Caduta la sola questa. Piccoli gesti, basta poco per sbloccare la situazione, dai valore ad ogni cosa. Guarda quanto si concentrano sul presente. È proprio la sfida della regina di denari e il paggio di denari. Devi dare valore a ogni cosa concreta che ti arriva in questo mese. Va bene? Cos'altro? Buone notizie, te l'ho detto. Una novità illuminerà il cammino e ti aiuterà a decidere. Nella prima parte del mese ci sono delle novità, anche delle notizie importanti, qualcosa che aspettavi da tempo, delle persone che ti portano delle novità, che ti aiuteranno a decidere poi nella seconda parte del mese che decisioni prendere rispetto a diversi ambiti della tua vita dove stai vedendo un po' più di lentezza, ma è necessaria questa metodicità per realizzare alcune cose importanti. Ok? Ok, ragazze mie e ragazzi. Vediamo un po', mettiamoci l'amore adesso. Andiamo a vedere nell'amore. Mettiamoci una carta di queste nell'amore. E qualcosa in gestazione si presenta in questo mese, l'uovo, concepimento e gestazione, ha anche a che fare con la regina dei denari, Anche la voglia di diventare madre, o la paura di diventare madre, o la voglia di radicarti, e ha a che fare con la pazienza. Tutte le carte mi parlano della pazienza, guarda. Accudisci con pazienza, può essere una nuova relazione, qualcosa che stai già avendo. Accudisci con pazienza, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi questi. Come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi dell'Ariete nell'amore? Agosto 2025.
3 di spade, qua abbiamo un dolore, abbiamo avuto un dolore. Regina di denari di nuovo. La regina di coppe, guarda, dopo un dolore ti vedo fluire, dopo una litigata, o dopo una discussione, o dopo proprio una situazione di dolore rispetto alla parte emotiva. La regina di coppe mi dice che è colei che fluisce alle proprie emozioni e aspetta, si lascia fluire, si accompagna alle emozioni, è colei che trova il sereno da una situazione difficile legata forse anche a una convivenza, forse anche legata a una situazione pratica di vita, non solo amorosa, no? Sì, e qua abbiamo un 3 di coppe. Vedo che conosci gente nuova o fluisci insieme alla stessa persona con la quale magari c'è stata un po' di amarezza per altri motivi legati alla vita pratica, può essere, o semplicemente all'amore. Regina di coppe, ti vedo bene. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. 9 di bastoni. Asso di denari. 6 di coppe, vedi che ti ho detto? Qua c'è una riconciliazione o comunque sia, vedo una persona molto motivata nei tuoi confronti ad avere un'opportunità importante dopo un po' di stanchezza. Se è una persona nuova, io vedo che è una persona che ha avuto dei problemi o della stanchezza relativa a situazioni di lavoro. Però il 6 di coppe ha un'energia bellissima di, come dire, di cuore, di bambina interiore e bambino interiore ben predisposta nei tuoi confronti. Queste sono le due energie. Vediamo cosa accade alla fine nell'amore per te. La luna, forse ci sono dei desideri nascosti, asso di spade. Ah, ok. La stella. Guarda, dei desideri nascosti da parte di qualcuno ti vengono rivelati, anche una proposta che non ti aspetti. La stella mi parla di realizzazione di un desiderio, di un sogno a livello amoroso, sentimentale. Già la vedevo qua, eh. Diciamo che il 9 di coppia è un po' l'arcano minore della stella, no? E la luna mi parla un po' di dubbi o delle ansie, desideri nascosti, dell'inconscio. L'asso di spade viene fuori una verità che può essere un nuovo inizio in amore a partire da una comunicazione. E la stella della realizzazione di un obiettivo in amore. Qua abbiamo il 4 di spade, forse dopo del silenzio, se c'era silenzio tra te e qualcuno, questa è una stesa di riconciliazione piena o di un ritorno. Altrimenti qua è proprio l'incontro con una persona segnata nel destino. Vediamo energia positiva in amore per te. La ruota della fortuna, il destino gira dalla tua parte in amore, nuovi incontri, persone mandate dal destino o una riconciliazione voluta dal destino. Assolutamente sì, il destino gira dalla tua parte, energia negativa. Il cavaliere di denari, probabilmente qua c'era un po' di lentezza, lo vedevamo anche qua che faceva andare un po' sui dubbi, no? Un po' di pazienza e vedrà che tutto si riconcilia, soprattutto perché il destino vi fa mettere davanti, tra te e questa persona, d'accordo? Vediamo la regina di coppe nella tua fila. 7 di coppe, qua vedo che puoi avere un po' di dubbi se ci sono delle opzioni. Però io vedo che qua ti sentirai realizzata con una persona, porta un po' di pazienza, non è il tempo di decidere questo, accogli questa cosa e vedrai cosa accade, affidati come ti ho detto anche prima, no? Affidati alla tua saggezza che ce l'hai come carta principale della papessa, perché come mese ti vedo più studiosa dell'interno che all'esterno, no? Puoi avere delle opzioni, essere un po' confusa su che opzioni prendere, oppure puoi incontrare una persona in un ristorante. Segnatevi questa cosa, perché ho preso queste carte apposta. Puoi incontrare una persona in un ristorante, magari sei lì da sola o in un bar o da solo, perché il destino, queste persone qui... Sì. Vediamo un po' sulla ruota della fortuna. La torre, caspita, per alcune è un colpo di fulmine, per altre invece il destino porta a una sanazione di vecchie fratture, di qualsiasi natura siano. Qua abbiamo il 10 di bastoni, situazioni che portavano stanchezza. Tutto ricordati è in gestazione, pazienza e vedrai, non accelerare le cose, perché il punto nodale della tua stesa è non accelerare le cose. Godrai di benefici importanti, di sorprese rivelatrici. La pazienza è ciò che gli altri, no, ti possono fare innervosire perché vanno un po' più lenti, lavoro, situazioni, ok, ma quello è la tua narrazione d'anima, necessità di essere in uno spazio sacro sospeso prima di decidere e far parlare la voce del cuore, ok? Ok, adesso andiamo a vedere
con i miei potenti oracoli lui-lei, cosa ti dirà questa persona mandata dalle stelle? Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Questa è una coppia sacra. Cos'è la coppia sacra? È il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi. Questa persona si dà a te, si dà e dandosi vuole cambiare il mondo, nel senso la percezione di vivere la vostra relazione e anche il mondo circostante, dandosi, portando l'esempio di come ci si ama. Ok? Bellissimo. Cos'altro? L'amore è follia, potrebbe fare gesti folli per te questa persona, oltre i limiti del razionale, meno male direi io. Gesti folli, sono insicuro, la mia è solo apparenza. Se ti capita davanti una persona che sembra sicura di se stessa, non è così, è un'apparenza, va bene? Perché la verità è che qua c'è una persona che può mascherare le vere intenzioni, no? Come ti ho detto prima, proprio per paura. Però alla fine ovviamente ti ho detto come va. Sei bellissima o sei bellissimo, ti sogno ogni notte. C'è una persona che ti sogna ogni notte, c'è un po' di insicurezza mascherata da sicurezza, ok? Vediamo cosa ti dicono queste altre carte. Sì, qua c'è la voglia di costruire insieme. C'è molta fedeltà, amore costruttivo, ok? Vediamo cos'altro ci dicono questi altri oracoli sull'amore. L'osservatore, qua sei tu che osservi, immaginare, conoscenza profonda, questa è la papessa, questo è un mese in cui tu osserverai ciò che arriva a te sia dall'interno che dall'esterno, questo ti farà molto felice, come dice qua sotto, e vivrai le cose da una prospettiva introversa più che estroversa, te lo chiede la vita, la tua anima, te lo chiede la vita, e anche dal punto di vista amoroso, qua c'è una persona che ti conosce o ti conoscerà molto bene, perché col 6 di coppie, la regina di coppie va a livello empatico, emotivo, e la luna me lo dice pure, capito? E chi ci conosce dall'interno è una persona che comprende perfettamente le nostre profondità, cioè e sa anche agire, ok? Ok, wow! Quindi ragazze mie ragazzi, adesso io ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese, affinché tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi e andare incontro anche a queste sfide che la croce celtica ci ha messo davanti, no? Che poi è lo specchio della tua anima. Vediamo cosa ci dicono le carte del drago immaginale. Io ho visto che qui il fulcro è la pazienza. Vediamo un po'. Il deserto, è certo. Il deserto, la steppa, è una carta bellissima, corrispondente anche all'arcano numero 21, il mondo. Te la leggo così ti do anche la pratica. Allora, sono libertà. Rappresento il valore più alto per gli umani, i quali amano, hanno fede, salute e prosperità nella libertà. Quando sei libero, sei come vento nel deserto, non puoi essere arginato, porti in alto la terra, fai della sabbia un mare di onde, modelli le rocce, punta alla libertà perché essa è il valore più grande. In presenza di questa carta, questo mese devi lasciare andare attaccamenti e zavorre o partire per un viaggio. Cerca di individuare i pensieri che ti imprigionano e seminali nella terra affinché possano trasformarsi in nutrimento per la tua libertà in poesia. Allora adesso ti do il rituale che è potentissimo, ok? Potentissimo. Perché ti devi liberare da zavorre. Noi pratichiamo con degli esercizi, si chiamano in psicologia, ma nello sciamanesimo si chiamano rituali, è molto più poetico, molto più bello. Dice: cammina lentamente nella tua stanza o nella natura e simultaneamente individua le immagini di tutto ciò che la tua mente considera desiderabile. Per esempio successo, ricchezza, riconoscimento, affetto, giovinezza, eccetera. Trova un simbolo per ciascuna di queste immagini. Se sei in casa puoi prendere per esempio dei chicchi di riso,
Se sei in natura puoi raccogliere rametti, foglie secche, sassolini. Metti gli oggetti in un sacchetto e tienilo vicino al tuo letto per 7 notti. Ogni sera, prima di addormentarti, quando sei sdraiato nel tuo letto, soffia per 9 volte l'aria fuori dal corpo lentamente, tenendo le labbra sporte un po' in fuori come per fischiare, e immagina che il tuo respiro sia vento che soffia nel deserto, tipo. Visualizza il vento trasportare le tue immagini. Dopo i 9 espiri profondi, bisbiglia un semplice mantra. A te, a te, a te. Quindi fate prima. Lo fai 9 volte, no? E dopo fai il mantra a te. Che cosa stai facendo? Stai consegnando al deserto, che è madre e anima, i tuoi pensieri, i tuoi desideri, e con mente assolutamente libera entra nel sonno. In questo modo il tuo spirito guida potrà trasportarti durante la notte in quei luoghi del regno dei sogni, in quelle regioni della psiche dove potrai attingere grandiose forze alla fonte della libertà. Trascorse le 7 notti in un giorno propizio per te, può essere un giorno che ti piace perché magari è una data anniversario, oppure un giorno dove c'è il sole, oppure la luna piena, oppure un giorno dove soffia una dolce brezza e ti piace. Ecco, vai in natura e seppellisci i tuoi oggetti continuando a bisbigliare il tuo mantra a te, a te, a te. Consegna al deserto i tuoi desideri. Perché? Una mente libera dal desiderio è una mente che esiste nella certezza della riuscita. Se tu sei libera dal desiderio, sei certa che lo realizzi. Vi ricordate tutta la psicologia da bar che c'è adesso, la moderna legge di attrazione che è stata strattonata, blasfemata, mi viene da dire. Ecco, desidera una cosa e non pensarci più. Dice, come fai? No, no, tu lo fai attraverso il rito dove coinvolgi il corpo. Hai donato il desiderio alla terra, tu sei libera, l'ego è libero dal desiderio, dall'attaccamento al desiderio. Attraverso il rito il corpo si convince. Lo sapete bene che nello yoga sciamanico soltanto convincendo il corpo realizzi tutti i desideri, altrimenti con l'immaginazione le parole non si va da nessuna parte. E quindi una mente libera dal desiderio è una mente che esiste nella certezza della riuscita. Quindi in questo mese fai questo, come l'hanno fatto tante altre nostre ragazze già, e hanno realizzato delle cose piccole e grandi nel frattempo, bellissimo. E io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, invitandoti sempre a praticare yoga sciamanico, la legge spirituale, formule psichiche, affinché tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi. Ok? Detto questo, concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!